Gentile, che è un cascame dell'idealismo, ha questa visione fascista senza alcun dubbio e riesce a impossessarsi del Ministero dell'Istruzione. Spiace che dopo ormai 80 anni di democrazia queste cose non vengano modificate. Loro pensano che ci sia una scienza della storia. Io confesso che non ho mai capito cosa sia. È una visione un po' furba perché con il tema dell'antitesi giustifica anche il negativo, perché poi dopo ci sarà una sintesi che porta allo step successivo e quindi c'è una giustificazione dell'antitesi. Una specie di aggeggio predittivo, cioè che dopo A B deve seguire e dopo B deve C. Queste sono affermazioni che trovate perfino in Benedetto Croce. A me sembra, però, voglio sentire il tuo parere o anche il parere di altri nel caso. La storia in questo senso non ha una ragione. Ci sono dei fatti che si possono organizzare. Più li capisci, più vedi certe forme di regolarità causale. Pochi sanno, secondo me, che il nostro programma scolastico italiano è fondato su questo signore, Francesco De Santis, l'impalcatura. L'Italia si distingue per questa cosa che è mio sapere unico al mondo, cioè in nessun posto c'è un insegnamento di filosofia fatto in questo modo, con un manuale che è diviso, guarda caso, in 3 capitoli, antica e medievale, moderna e contemporanea, delle cose fantascientifiche. Il problema è, e lì hai ragione tu, se la storia è un insieme di cose, i fattori sono tantissimi. Cioè, ad esempio, nel caso di Marx, che è il caso più tipico, benissimo, la storia fino ad oggi è stata storia di lotta di classe. Professore, no. La storia fino ad oggi è l'intreccio, a essere molto, molto, molto generosi, fra le lotte di classe e meccaniche di potere. Per cui la storia è una componente di tante cose, ed è per questo che la storia è interessante, perché ad ogni generazione viene riscoperto un nuovo angolo a cui guardare. Sono molto contento di poter ospitare ancora una volta Adriano Palma, il professor Palma, al podcast Inutile Arte, che ringrazio. Grazie, prof. Palma, per essere qui anche oggi. Grazie. Prego. E, allora, diciamo che la conversazione di oggi prende le mosse da una nostra precedente conversazione in cui discutevamo del presente della filosofia e a quel punto la domanda che mi ero posto era, ok, ma cosa vuol dire parlare del presente? Si può conoscere il presente? E giustamente il prof. Falma faceva notare come certo genere di domande fosse forse viziato da un'ottica, diciamo, storicista. E intendo storicista questa idea che è parte della scuola italiana, di programmi di scuola italiana, di vedere la storia e, diciamo, i fenomeni culturali, sociali e le idee ordinate secondo scompartimenti. Quindi c'è la filosofia medievale, poi la filosofia rinascimentale, umanismo, eccetera, eccetera. E quindi vedere questo processo storico abbastanza lineare di scambi di idee. Quindi volevo, dato che questa riflessione del Prof. Palma secondo me era calzante e secondo me è significativa di un modo di pensare italiano, tutto, specialmente italiano, la storia e ciò che succede nella società, volevo approfondire questo tema. Quindi magari iniziamo parlando, ok, dove trae origine quest'ottica, questa visione, questa interpretazione, e poi nello sviluppo, nel vedere come si è sviluppata, come si è, diciamo, addentrata nella cultura italiana attraverso Gentile, Croce, eccetera, e poi quindi nella scuola italiana. Dunque, grazie dell'invito e mi provo perché, come diceva General de Gaulle, vasto programma, per cui bisogna essere molto chiusi e stringati, senza sbavatura. Dunque, questa cosa nasce sostanzialmente nella temperie della grande parte del pensiero europeo, soprattutto russo e francese, che grosso modo viene nominato l'illuminismo. A un certo punto molte persone, soprattutto nelle elite intellettuali, non sto dicendo tutti i mugnai e i panettieri, però nelle elite intellettuali parte questa idea che, diciamo, il mondo precedente fino al 1600-1700 era un po' immerso al buio e l'illuminismo era questa cosa che doveva rischiarare le menti. Le cose le sapete, sono Herder, sono Kant. In Italia ci sono alcune grandi puntate che trovate in Beccaria, cioè questa gente dice c'è un periodo, insomma,
di annichilimento della mente che ha portato a delle forme a volte gravissime di barbarie, a volte semplicemente a ignoranza idiota. Kant è quello famoso che ha perfino scritto un libro che si chiama Cos'è l'illuminismo, che lui chiamava in tedesco Aufklärung, e l'illuminismo era questa cosa di osare sapere, che la ragione doveva in qualche modo dispiegarsi senza essere messa in catene dalle scemenze scolastiche, da una forma di quello che lui chiamava il dogmatismo di Hume. Insomma, non sto qui a fare, come dicevano ai miei tempi a scuola, il bignami della situazione. Kant è uno di quelli che si ribella e pensa di aver trovato nella sua stessa visione la ragione critica, perché c'era un modo di esporre cosa fosse il ragionare. Dunque qui ci vuole un momento di parentesi. Quello che questi chiamano ragione non è una cosa nel cervello di una persona, è una cosa che ha molto a che fare con quello che forse adesso chiameremmo lo spirito, nel senso che non è la ragione, nel senso come ragiona Antonio, come ragiona una persona, come ragiona quello che volete voi, Elon Musk. No, non è questo, è una specie di anima del mondo che si aggira e si aggira contro i soliti demoni, l'ignoranza, a volte il pregiudizio, a volte l'idiozia pura e semplice. Questa cosa, quando nasce questa cosa, è il modo in cui io caratterizzerei lo storicismo, ha due componenti. Qui mi fai tu più domande, se vuoi, più dettagliate, storielle. C'è un'idea in fondo buona, ingenua e ottimista, cioè che questo spirito, chiamatelo ragione, ripeto, usate la parola ragione un po' ragionevolmente una volta tanto, non è quello che hanno in testa gli psichiatri quando dicono questo qua è uscito dalla ragione, è un'altra cosa, è uno spirito culturale che dice abbattere forme dogmatiche, abbattere pregiudizi e così via. La trovate molto esplicita in persone come Novalis. Siccome tutti questi sono abbastanza razzisti, per loro è l'Europa che è l'illuminismo. Difatti le propaggini esterne, cioè che Voltaire abitava quella che una volta era Petersburg, poi divenne Petrograd, poi divenne Leningrad, adesso è tornata a essere Petersburg, quel posto là che avete capito, la città moderna della Russia. Queste erano un pochino propaggini che loro pensavano fosse la ragione che si espande, per cui quando gli imperatori chiamavano Voltaire a spiegargli come andava il mondo, chiamavano questi qui, che sono dei grandi personaggi, sono quelli che hanno inventato l'enciclopedia universale delle scienze, hanno fatto un po' di tutto, hanno provato, questo è un taglio che nella storia dell'Europa è interessante, hanno provato a rimescolare le carte a sufficienza, facendo una cosa anche considerevole, cioè sono quelli che hanno introdotto in Europa Newton, che non era letto da nessuno, cioè la cosiddetta scienza vera è stata introdotta da questi, in particolare da una donna, si chiama Châtelet, ma non ha importanza. L'idea, Forse anche Algarotti forse aveva qualche... Sì, no, c'è un mucchio di gente, c'è un mucchio di le persone, diciamo, più educate, più colte. Newton ha scritto in latino, però a quell'epoca il latino stava già decadendo di molto. Si sono messi a leggere queste cose e hanno cominciato a parlare. Ci sono persone, è vero, ci sono persone che l'hanno fatto in Italia, ci sono persone che l'hanno fatto in Spagna, sono un po' la periferia. Il centro era più o meno, sì, era veramente a Cambridge. Però dopo le cose si spanno e cominciano appunto a dire no, dobbiamo anche noi fare, l'astronomia è una roba seria, non è questa fantascienza dei filosofi. Questa cosa si spande e produce, se volete, una forma che a mio avviso è una forma di ideologia. Qual è? Io chiamerei storicismo questa specie di fede ottimista che questa cosa che cercavo di caratterizzare come la ragione si spande nel tempo, cioè tende a crescere. Che ne so, come la crescita economica, se uno comincia a inventare, che ne so, il motore a scoppio, per fare l'esempio più esplosivo, dopo un po' metà del mondo si mette a produrre camionette e automobili.
non c'è un valore del motore a scoppio, è solo che è più efficiente, le strade ti permettono di utilizzarlo e così via. E loro pensavano, o molti pensavano, che la ragione in qualche modo si realizzasse, nel senso di diventare reale, in fatti che a volte sono dei fatti politici, cioè che ci sono un po' meno tiranni, molto meno duchi, re, conti e arcivescovi, in una considerevole lasciata alla religione di avere un altro ruolo, cioè non essere semplicemente uno strumento di dominio politico, ma essere una specie di cosa esistenziale, etica, però appunto non è vero che l'autorità finale dovesse essere il concilio dei cardinali. E queste sono le cose che succedono. Li trovate molto visibili in Novalis, che è uno scrittore romantico tedesco, in cui c'è questa specie di afflato verso l'avanzamento dell'Europa, questa cosa. La cosa coincide già con alcuni temi che trovate in Hegel. Hegel era ossessionato da questa cosa che secondo lui, quello che pensava lui, si realizzava, il famoso razionale che è reale, viceversa. Questa cosa genera un aspetto interessante, a mio avviso completamente fallimentare, ma è puramente la mia visione dei fatti. Alcuni pensano che insieme alle scienze, perché a quel punto tutti sono d'accordo, c'è davvero la chimica, c'è l'elettricità, c'è il magnetismo, c'è l'astronomia, c'è la balistica, tenere presente che tutte queste cose. Newton è stato una botta di genio perché ha riunificato questo, cioè a te non sembra che le palle da cannone funzionano come la Luna, e invece sì. E lì appunto il ragionamento si fa fortemente sofisticato. Loro pensano che assieme a queste cose, questo lo trovate più tardi, soprattutto nella cultura italiana e tedesca, che insieme a queste cose ci sia una scienza della storia. Io confesso che non ho mai capito cosa sia, cioè se sia una specie di aggeggio predittivo, cioè che dopo A, B deve seguire e dopo B deve C. E questa cosa è un po' quella cosa che, queste sono affermazioni che trovate perfino in Benedetto Croce, cioè che esista qualcosa che sia una conoscenza storica. Attenzione, il che non vuol dire che non si possono conoscere dei fatti, vuol dire solo che ci sia una teoria che legifica, organizza e struttura dei fatti. L'esempio a me decisivo, perché è un esempio che a me ha saltato agli occhi al liceo, questo forse colpirà solo chi fa filosofia. Hegel, che era di una noia apocalittica, cioè, quanto più cresceva nella carriera accademica, più andava a rompere le scatole all'universo mondo. Ha scritto delle lezioni di storia della filosofia che sono il solito ragù misto di varie cose. Una delle sue idee, perché se vi ricordate il liceo, anche per ridere di queste robe da ridere, della tesi, dell'antitesi, dell'assenza, che tutto deve essere triadico per qualche ragione, scopre che la religione cristiana è la religione razionale, perché c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Non nota, e fa delle capriole davvero un po' ridicole, che dopo la nascita del cristianesimo, ma 500 anni dopo, non la settimana successiva, l'Islam dice no. C'è un Dio, uno solo, e tutti gli altri sono, non mi interessa, sono delle cretinate che avete inventato voi. Siete voi che adorate i santi, i profeti, le madonne, ma Dio è quella roba lì. E Islam, e lì ci sono controesempi all'infinito. Il mio dubbio è questo: a me sembra però, appunto, voglio sentire il tuo parere o anche il parere di altri nel caso, la storia in questo senso non ha una ragione. Ci sono dei fatti che si possono organizzare e si possono spesso, se tutto va bene, più li capisci, più vedi certe forme di regolarità causale. Cioè succede spesso che, ad esempio, per fare l'esempio più tipico, dopo periodi di forte abbassamento della crescita economica, di crisi, ci sono forti tendenze all'autoritarismo. Fossero essere perché la gente vuole l'uomo forte, fossero essere perché sembra che una cosa più centralizzata e autoritaria fa più autostrade. Le autostrade tedesche le ha fatte Hitler, non le ha fatte per caso,
perché sapeva che bisognava fare una cosa che fosse centralizzata, ben fatta, che desse impiego ai disoccupati, per questo la crisi economica conta. E queste cose hanno delle regolarità. Uh, Quanto queste regolarità si spingano è una cosa a me pare del tutto contingente, cioè ogni tanto butta bene, ogni tanto butta male. Ci sono paesi estremamente autoritari dove nulla di tutto questo succede. Cioè, pensate all'Arabia Saudita dove non c'è mai stata una crisi economica, perché il petrolio continua a uscire. E appunto contro i vari storicisti, razionalisti, non è affatto vero che hanno eliminato la religione che tutti leggono, Voltaire e Playman, proprio falso. Questa è la mia impressione. È vero, su questo hai ragione tu, per cui a mio avviso in quel senso lo storicismo è veramente una bugia. Non c'è la ragione che progredisce nella storia. Ci sono delle cose che ci possono piacere, altre che ci possono non piacere, per cui se uno vuole parlare di progresso, sì, certo, è meglio che ci siano i vaccini, ma non li ha fatti la ragione, l'ha fatta la ricerca chimica. È meglio che ci siano più bambini educati. Difatti l'hanno fatto i governi un pochettino più sensati che hanno pensato che la forza lavoro va anche educata, cioè che non ti conviene vivere una specie di Sparta con un nucleo di guerra all'interno e fuori i famosi ilotti che devono, non si sa cosa, zappare tutto il giorno e stare zitti. Alcuni, forse per ragioni ideologiche, forse per quando queste cose diventano molto pesabili anche per avere più voti, non bisogna essere poi illusi, tutti sono mossi dalla ragione, tutti sono mossi da gruppi di interessi che si formano con delle elite. In questo senso sì, ci può essere un progresso. Quanto questo sia, come loro sostenevano, un progresso che avanza, è chiaramente falso. Cioè, qui aveva ragione Nietzsche, è proprio falso. Cioè, dopo 20 anni di donne che hanno l'aborto gratuito, di tutti a scuola e tutte all'università in Afghanistan, come probabilmente sapete, le donne non possono andare neanche alla prima media e l'aborto gratuito te lo scordi. Cos'è successo? Beh, tante cose. Una di queste è che ci sono delle guerre che sono state malfatte e perse, e l'Afghanistan in questo senso sarebbe un controesempio allo storicismo. Non è vero, perché è arrivato il socialismo, la libertà, la democrazia e dopo Taliban. Questa è la mia modesta impressione. Ho l'impressione che almeno nelle aree di cui ho maggiore controllo e conoscenza, questa cosa ha preso un po' dei temi da ridere. Cioè nei programmi scolastici questa cosa diventa un po' la caricatura di se stessa, nel senso che ha anche degli aspetti, non voglio apparire come tutto è da buttare nella spazzatura, sono tutte scemenze, sono delle idee del Settecento e dell'Ottocento. È meglio Beccaria di San Tommaso? Beh sì, Beccaria dice che non è vero che bisogna torturare la gente e dice delle cose, sono delle cose opinabili, però dice delle cose che sono un pochino di più nella direzione di rispettare i detenuti, ad esempio, e così via. È questo un passo nella storia? No, non è un passo nella storia. A Abu Ghraib hanno torturato la gente, come vengono torturati, cioè, sono stati torturati i brigatisti in Italia, come viene torturato un pacco di gente, e tu mi dici, ma lei ha letto Beccaria chi? Questa è un po' la mia opinione, però vorrei sentire la tua opinione ora. Prego. Allora, c'è moltissimo di cui parlare. Allora, quindi abbiamo definito stoicismo dicendo che appunto nasce in ambito illuminista come questa ragione, come idea di progresso, che peraltro poi era stata criticata dallo stesso Voltaire, no? Candide di fatto è tutto basato come critica a questa visione del mondo della storia. Poi si apre nel primo romanticismo tedesco, abbiamo citato Novaes, potremmo citare anche Schlegel, no? Quindi l'apertura anche a fenomeni culturali, a fenomeni, anche con una certa ottica quasi mistica da alcuni punti di vista nell'ambito storico, e poi con Hegel, quindi la solita dialettica, eccetera, eccetera. Sicuramente è una visione che non torna ed è una visione anche un po' furba, nel senso che, come dicevi, no, allora come giustifichiamo il fatto che, ad esempio, dal punto di vista dei diritti delle donne, della situazione in Afghanistan, ci sia un passo indietro? È una visione un po' furba perché con il tema dell'antitesi giustifica anche il negativo, perché poi dopo ci sarà una sintesi che
porta come dire, allo step successivo, e quindi c'è una giustificazione dell'antitesi. Ed è un po' anche quello, no, che ad esempio Croce diceva nei termini del suo periodo storico, del fascismo, eccetera, perché poi porta a una democrazia, al liberalismo, eccetera. Quello che fa, secondo me, nei confronti della storia ha una visione riduzionista, cioè seleziona, compartimenta, punta la lente su alcuni fenomeni per giustificare poi dei processi, scartando poi tutte le storture che non alimentano la loro visione che vogliono proporre, ecco. Quindi assolutamente. Adesso potremmo, non so, adesso sicuramente lascio la parola. Potremmo sviluppare il discorso su due traiettorie. La prima è quella appunto del fenomeno gentiliano-crociano, quindi come in Italia questa visione poi, diciamo, in ambito più contemporaneo si è diramata e si è sviluppata. Sì, io direi iniziamo da questo, poi magari sviluppiamo altre diramazioni. Ma quello che è successo nel caso italiano è un po' particolare, è uno dei vasti drammi. L'unica cosa internazionale che ha fatto l'Italia bene è la musica. L'opera l'hanno inventata gli italiani per davvero. Ci sono dei programmi, però l'opera è quella cosa lì. Bellini è molto più interessante di Wagner. Questo è un giudizio È un forte statement questo. questo è contestabile, però ognuno ha la sua. Tutto il resto sono dei fenomeni un po' periferici. Naturalmente qui sto usando un pennello molto vasto su delle cose che sono complicate. Nelle discipline molto non umanistiche, gli italiani no, hanno delle scuole vere. Cioè, la matematica italiana è una roba vera, la fisica italiana è una roba vera. Nel caso delle discipline umanistiche, l'Italia è un paese molto provinciale e strepitosamente ignorante, a mio avviso. Quello che successe, soprattutto nell'Ottocento, e trovate appunto in Labriola, e trovate in Benedetto Croce, e trovate in Gentile, e trovate un mucchio di altri, in Spaventa, è che questi riassolvono il legalismo, che è una cosa già morta e sepolta. Cioè, solo D'Annunzio leggeva Nietzsche. La gente a scuola doveva leggere queste noie assolute, cioè Vico, l'umanesimo, il Rinascimento, perché appunto era un grande progresso. Dopo le cosiddette epoche buie medievali cominciava l'umanesimo, il centro dell'uomo, Pico della Vico ha influenzato moltissimo anche, no? Tutta la visione idealista. Vico, eccetera, eccetera, queste cose, queste dottrine che sono completamente imbecilli, cioè il vero e il fatto, cioè, chiacchiere, a mio avviso. Dopodiché Vico aveva delle belle idee, tutte false, però aveva delle belle idee. Ma appunto queste cose diventano un po', mi scuso per il latino, una vulgata, cioè sembra che il genius loci, la particolarità locale dell'Italia, sia questa cosa, è stata ripresa, cioè è rinata con Roberto Esposito adesso, cioè si sono reinventati. Cosa più divertente, questa è quasi una barzelletta, che il cosiddetto pensiero italiano si chiama Italian Theory, il che a nessuno sarebbe venuto in mente a Berlino di chiamare una cosa, la dialettica napoletana, non gli viene neanche pensare. Lasciamo perdere. C'è naturalmente una fortissima influenza dell'idealismo che combatte a spada tratta i positivisti italiani, che erano dei filosofi semiscadenti, non tutti, da capo qui se uno vuole andare molto nel dettaglio si possono trovare le eccezioni, però sono poche. C'è una grande ondata antipositivista, Croce e Gentile, che hanno, lasciate perdere i loro meriti teorici, a mio avviso scarsi, hanno un impatto culturale straordinario, cioè sono rarissimi, cioè nessuno in Italia ha veramente mai letto Carlo Michelstetter, non solo perché si è sparato in bocca subito, però l'hanno letto 60 anni dopo e andando col pettine ai denti molto molto fini, mentre questi sono degli egemoni, ecco, mettiamola così, lasciate perdere il caso politico del fascismo che è un caso molto particolare, però sono degli egemoni in senso culturale, cioè la gente, anche se tu non eri d'accordo, dovevi pubblicare sulla rivista di Croce e Croce ti dava una specie di attestato. Se eri pubblicato da Croce era una roba seria, hanno avuto un impatto di peso straordinario sull'editoria,
come usciva l'editoria era arrivata a questi due. Questa cosa ha un grande impatto. Naturalmente c'è la componente che è vera, che Gentile, che è insomma un cascame dell'idealismo, non è che in Gentile trovate chissà cosa, trovate l'idealismo, queste robe del pensiero che pensa se stesso e pensando se stesso il pensato pensa, eccetera, eccetera, eccetera. Ha questa visione fascista, senza alcun dubbio, e riesce a impossessarsi del Ministero dell'Istruzione e lì lui ristruttura i programmi scolastici. Spiace che dopo ormai 80 anni di democrazia queste cose non vengano modificate, anche per un culto proprio che non c'entra niente con lo storicismo, secondo me è proprio un culto dei morti, cioè che bisogna sempre stare lì a mordicchiare il cadavere anche quando questo puzza. E la cosa viene all'infinito ripetuta. Questo è l'aspetto, se volete, l'aspetto estremo di questa condizione. Non è presente in altri paesi. Questa è una parte proprio dell'Italia. Cioè che ci sia questa specie di... è come il tifo calcistico, cioè se ti piace veramente la Juventus non ti piace il Torino, è inutile stare a dire guardi è la stessa squadra, la stessa città, con la stessa... no, il Toro va bene, la Juventus fa schifo e viceversa. E ogni città ha la sua, i laziali contro i romani, i milanisti contro gli interisti, le sapete già queste cose. Ed è un po' questa cosa, c'è questa forte tendenza. Io penso che abbia degli effetti, nel caso della filosofia, abbia degli effetti gravi, nel senso che la gente non capisce niente, nel senso che sembra che tutto sia questa specie di marchingegno in cui dalla testa di 7, 8, 9 persone, i famosi eleatici, sbocca una serie di ruscelli che continuano ad andare avanti. Per cui, e questo naturalmente viene incentivato perché queste cose sono largamente autoriproduttive. Cioè un filosofo minorissimo come Severino riscopre Parmenide, 3000 anni dopo continua a dirti che l'essere è e così via. Naturalmente tutto il resto non conta perché gli altri... Una particolarità di questo tipo di filosofia è che ogni volta che uno dice qualcosa tutti gli altri hanno sempre torto. Cioè non c'è una disciplina, cioè il mio pensiero è una specie di atto, se volete, un po' poetico. Cioè, se io sono effettivamente come, che ne so, Leopardi, gli altri hanno torto. Perché non sono Leopardi, non la pensano come me. Magari Leopardi aveva delle buone ragioni per scrivere bene, questi qui no. Però questa cosa continua. Nel caso della programmazione, qui sto parlando proprio del programma, nel senso del curriculum scolastico, l'Italia si distingue per questa cosa che a mio sapere è unica al mondo. Cioè in nessun posto c'è un insegnamento di filosofia fatto in questo modo, con un manuale che è diviso, guarda caso, in 3 capitoli, antica e medievale, moderna e contemporanea, delle cose fantascientifiche. Nel senso che non è affatto vero che Marx risponde a Cartesio, proprio non c'entra niente, cioè non ha nulla da dire sul cartesiano, aveva ragione, aveva torto, è interessante, giudicate voi, ma non c'è un rapporto di progresso, cioè che Marx Karl progredisce rispetto a René Descartes, buonanima. Siccome queste cose sono fatte di questa pessima, viziata abitudine che tutto è un'interpretazione. Certo, si può interpretare se andate a guardare col microscopio. Sì, ogni tanto anche lui dice che ci sono delle idee intuitive chiare. Vabbè, certo, l'ha detto anche mia nonna, povera, che era analfabeta, per cui cioè, ci sono quelli che hanno le idee chiare e quelli che sono confusi, ma non era un atto culturale, era la pura verità che alcuni hanno le idee chiare, alcuni hanno le idee confuse, alla fine. Questo, almeno questo è il mio ricordo, io sono una persona molto anziana, io ho fatto il liceo alla fine degli anni 60 e l'ho finito nel 1964. Il mio ricordo è proprio pessimo, una specie di gruppi di scemi che discutevano intorno a qualcosa e quello che si doveva capire era come rispondere alle interrogazioni, cioè imparare a memoria il capitolo. Se questo ti chiede Leibniz, devi dire che era un po' carogna, però era meglio di Spinoza, o viceversa, a seconda delle preferenze dei professori, c'era quello che era più
empirista, però guardi, Locke era molto meglio, e sembra che tutti parlino di questa cosa, invece è falso. Naturalmente questi si dibattevano fra di loro. Il 600 è il momento in cui c'è più circolazione delle idee, cioè è vero che Leibniz ha letto Spinoza ed è vero che Leibniz ha risposto a Locke molto bene, tra l'altro. Non è affatto vero che Nietzsche ha risposto a Avicenna. Tutto questo c'è una specie di strana, non so come dire, compressione, che la lente guarda al piccolo senza vedere il grande. Nel caso della filosofia, che ripeto è l'unica cosa su cui mi sento di avere delle opinioni fondate, si salta a pie pari una quantità di cose, cioè, il che non è vero dei filosofi veri. Il famoso Tommaso, all'epoca l'Italia non esisteva, ma mettiamola bene, è lui che inventa la filosofia italiana, non sono questi azzeccagarbugli. Sapeva benissimo che bisognava leggere Avicenna e Maimonides. Se lo trovate, li citava in un modo molto particolare, ma sono culture diverse, però questi lo sapevano. Questa cosa scompare. Cioè, se voi andate a leggere, soprattutto nel periodo del XX secolo, fine XIX, XX secolo, i filosofi italiani, l'unica roba da sapere è cosa ha detto Hegel e dimostrare che l'interpretazione, la mia, l'interpretazione di Hegel è superiore a quella di quell'altro che è al piano di sotto, che è un altro filosofo, però è stato influenzato, oddio, che disastro, dai pochi, ci sono 2 o 3 casi di filosofi non idealisti che quasi tutti non vengono pubblicati perché nessuno li voleva ascoltare, però appunto trovate queste cose qui. Per la ragione politica, a mio avviso evidente, che questi presero il potere, sono riusciti a forgiare questa cosa che è rimasta molto isolata. Nel paese in cui adesso abito, in Francia, dove ci sono dei corsi di filosofia, non sono corsi di storia e filosofia, viene dato semplicemente una specie di sistema di griglie in cui dice trattate dei concetti. E lì veramente che 1000 fiori sboccino, aveva detto il presidente Mao, non a torto. C'è quello che dice parleremo solo dello stupore. Cos'è lo stupore? Alcune vogliono sembrare un po' delle chiacchiere letterarie. Naturalmente quando ci sono quelli molto interessati dicono no, l'unica roba interessante è la filosofia della scienza, cioè, parliamo del darwinismo, che è una cosa interessante, nel senso che è uno dei processi in cui c'è un atto, in cui non c'è un attore. La cosa importante dell'evoluzione è che nessuno dirige l'evoluzione evolve per caso. Se cominciate a pensarci, la cosa stima le cose. È una delle è quello che io proporrei se dovessi essere. Io non ho nessuna responsabilità politica e mai l'avrò perché muoio molto prima che il regime cambi, per cui non ti preoccupare tu neppure i 12 ascoltatori. Io farei questo, io direi semplicemente, numero uno, abolire i professori di storia e filosofia. Non si capisce perché per storia e filosofia, perché non italiano e filosofia o perché non greco e filosofia. Se volete veramente che questi legano Platone, allora ditelo al professore di greco, almeno sa leggere quello che ha scritto Platone, che era peraltro un grande letterato e lì varrebbe veramente la pena piuttosto che la manna, i manuali. Leggere Platone è almeno divertente, impari una cosa, è come leggere un grande del teatro, alcuni sono come dei pezzi di teatro. Io direi questo, in questo caso per rompere questa casacca allucinante di idiozie, che poi alla fine tutto si ingarbuglia, cioè non si capisce bene, ma Merleau-Ponty è contro Heidegger, ma non si sa, se ci arrivi, perché di solito è la fine del terzo anno, per cui dice, se non abbiamo tempo a finire il programma, ci fermiamo nel caso in cui capi. Quando io ero molto più giovane, naturalmente c'era una forte pulsione di questo, no, bisogna leggere solo Marx perché risolve tutto, anche i problemi che il callifugo non ha risolto, Marx ha la soluzione. Questo sarebbe una cosa interessante da provare, almeno sperimentare. Decidere che possono esserci degli insegnamenti, che possono essere, nel caso delle scuole superiori, possono essere fatti da diversi docenti, alcuni possono essere nelle materie letterarie, alcuni possono essere nelle materie scientifiche, perché appunto la fisica pone anche dei problemi filosofici, cioè domandatevi come si domandavano i filosofi, ma scusi cos'è il tempo? Il ma viene da Sant'Agostino, non da me, ma perché effettivamente è una cosa che quando uno comincia a guardare questa cosa è una complicazione diabolica e
a tuttora non c'è nessun consenso, non è vero che sappiamo la risposta, non la sappiamo. Parimenti per lo spazio, per non parlare della magia nera della meccanica quantistica, dove ci sono le azioni a distanza, appunto, tipico caso da prendere in filosofia, ma esistono le azioni a distanza, cioè, perché era chiaro quando c'erano gli angeli agivano senza avere corpi, per cui è vero che nessuno ti toccava, ma l'angelo ha agito in qualche maniera. Era chiaro in quell'epoca. Quando scarti gli angeli, l'azione a distanza diventa misteriosa. Tenete presente che nel caso famoso del cartesianesimo, l'astio profondo della Francia contro Newton era questo, perché Newton aveva reintrodotto l'azione a distanza. Cioè, la gravità è il caso tipico di azione a distanza. Siccome non aveva neanche nessuna idea che ci fossero le particelle, tenete presente che stiamo parlando del 1600, il fatto che le maree contro Galilei, contro Pico della Mirandola, contro Cardano, le maree sono causate dalla Luna, da come gira la Luna, e la Luna è ben distante. E questo è un caso di azione a distanza. Ecco, io mi immaginerei che sarebbe non male che quando qualcuno fa meccanica galileiana al corso di fisica gli dici, beh, guardate, provate a pensarci. Questi qui cominciano a pensare in un modo in cui l'azione a distanza, senza angeli, cioè senza che sia un miracolo, l'azione a distanza comincia ad essere un'idea sensata. A me sembrerebbe molto più utile che i 3 paragrafi idioti per cui bisogna dimostrare che ne so io, che da Kant Fichte risponde a Kant e Schelling risponde a Fichte e Hegel, come dice giustamente Antonio, risintetizza il tutto, per cui dopo la famosa affermazione, negazione, c'è questa specie di minestrone in cui tutto si riconcilia. Provate a prendere questo, cioè cosa dice Hegel sull'azione a distanza? Niente. Perché? Perché non è il suo problema. Il suo problema è un altro, è descrivere certi moti. Nel caso qualcuno deve avere questo problema, c'è un libro di Hegel da leggere, il resto si può benissimo abbandonare, della fenomenologia dello spirito, in cui lo spirito è la ragione, quella cosa che avevamo cercato di schizzare, non voglio dire dipingere, perché le ambizioni mie non sono così elevate. Credo che ci siano delle forti difficoltà, perché queste cose purtroppo in Italia si incancrenano anche in una condizione contrattuale, cioè diventa anche un problema sindacale. Cioè tu cominci a dire, c'è una cosa che chi è al liceo può fare. Ma guardi, Palma, la smetta di rompere i cosiddetti, magari chiameremo un conferenziere interno una volta ogni tanto. Palma, che appunto prende subito il suggerimento del preside, capisce che è una cosa, dice, se lei sta zitto, la invitiamo lei 3 volte all'anno e le diamo 500 euro. Quindi non rompa i cosiddetti, lei parlerà dell'azione a distanza, è contento? Ma naturalmente queste cose non c'entrano niente con me individualmente, che non lo farebbe mai, ma soprattutto perché di fronte a un pubblico come le persone giovani, questo è il mio avviso, che non sono dei tecnici della materia, cioè all'università c'è tutto lo spazio, se uno veramente vuole spiegare, adesso vi spiegherò l'idealismo, sì, uno può leggere Fichte, a me mi annoia, però questa è una questione di gusti, ci sono degli argomenti che trovo interessanti, degli argomenti che trovo francamente stantii, però capisco che ci siano grandi dissensi, per cui lo faccio, ma all'università questo ha senso, e ci sia uno che insegna no, bisogna rivedere tutto alla luce fenomenologica, per cui bisogna leggerle, Husserl e così via. A me pare che l'università sia rispettabile, al liceo no. Se voi al liceo dite in letteralmente 2 paragrafi cosa ha detto Husserl, A, non si capisce niente, non si capisce niente, provate a prendere un manuale, fate gli sforzi. B, gli studenti si annoiano, perché per loro è peggio che imparare le date della battaglia di Maratea, perché il corso di storia bisogna sapere un numero. Allora, l'incontro di Teano si svolge in quell'anno, mentre, che ne so, la fondazione dell'Italia è la capitale a Torino in quel momento. Naturalmente tutto questo può avere un suo interesse e una parte della storia è anche sapere cosa succede quando, ma in filosofia no. Cioè sapere che Schelling segue Fichte è francamente irrilevante. Ambedue sono dei babbei, ma non ha importanza. Per questo io dico che un po' di più di libertà aiuterebbe, perché chi ha qualcosa di interessante da dire lo dica, ma lo dica in un modo che non sia una specie di manualistica, che sia un approccio. Dire, guardate ragazzi, siamo al primo anno,
faremo più focus, più interesse, fuoco nel senso di macchina fotografica, qui non nel senso di fiamma, faremo fuoco su un aspetto. A un certo punto, a differenza del taoismo, che peraltro è un argomento perfettamente sensato, si potrebbero chiamare dei sinologi che ti spiegano queste cose qui, a un certo punto in Grecia c'è questa strana cosa. Allora parliamo di questo periodo. Si sceglie una cosa, una. Io ho un preferito perché l'ho fatto una volta e devo dire che è l'unica cosa che gli studenti hanno capito, che è l'Utifro di Platone. Perché? Perché è una cosa che effettivamente ti pone un problema non banale. Ma se è male mangiare salame, come ha detto Allah, è male mangiare salame perché è male o è male perché Allah ha detto che è male? La domanda è molto meno banale di quanto sembra, perché delle due l'una, o Allah che è buono, accettiamo per comodità che Allah sia buono, allora, quindi Allah consiglia delle cose buone perché egli stesso è buono. E quindi lui dice no, non bisogna mentire, non bisogna rubare, non bisogna maltrattare le vedove, chi è malato, chi è povero, le cose che avete visto. Perché? Perché sono cose bene da fare. Oppure, eh, eh, tra i filosofi divertenti, Wittgenstein dice che invece l'unica cosa seria è che deve essere male perché Dio l'ha deciso. E la sua posizione è: ma chi sei tu per controllare questa cosa? Se questo ha detto che è male mangiare salame, fine. Cos'è sta scemenza? Chi sei? L'allevatore dei maiali di Poggibonsi? Non rompere i cosiddetti. Comunque questo un po' sto scherzando, però queste cose invece io penso che siano abbordabili. Come sono abbordabili delle cose, altro esempio, in un anno, facendo una cosa di un'ora, 2 ore alla settimana, prendere un pezzo di Cartesio, che è molto divertente perché è meglio di Matrix, ma è vero che sei in grado di passare in un'esperienza di sogno senza capire che sia un sogno? Il famoso sogno è come Matrix, tutto sembra come se fosse vero, ma vero non è. Cartesio si è posto la stessa domanda in modo molto più fine, far che la gente si svegli un po', non è male, piuttosto che passare appunto nel sottocapitolo, in quel caso credo che la chiamino filosofia moderna, in cui c'è Cartesio. Cartesio è uno ossessionato dalle idee chiare e distinte, appunto, ma chi è che è ossessionato dalle idee oscure e confuse? Nessuno. Per cui questo è quello che io mi sentirei di dire, ma prego Antonio, parla tu. Ci sono moltissimi spunti. Allora, una prima cosa che secondo me è emersa è che un insegnante, che sia di filosofia, ma che sia di qualsiasi disciplina, non dice mai ai propri studenti la propria prospettiva, il proprio metodo. Cioè, per la maggior parte dei professori di liceo è un implicito parlare attraverso un approccio storicista, ma non c'è questa consapevolezza in realtà. Poi, appunto, ciò di cui parlavi è il fatto che, ok, in filosofia si parlano di rapporti di risposte, no? Quindi c'è un autore che risponde a quello precedente, eccetera, eccetera. Verissimo, ma c'è anche un altro aspetto che si interpretano gli autori, i filosofi canonizzati in questo excursus come la summa di un'epoca, cioè Hegel è la summa dell'idealismo. La stessa cosa per quanto riguarda la letteratura. Pochi sanno, secondo me, che il nostro programma scolastico italiano è fondato su questo signore, Francesco De Santis, l'impalcatura. Ma quando parliamo di letteratura italiana, cioè, perché iniziamo dai siciliani, dalla lirica? Sicuramente c'è anche, è colpa anche di Dante in parte. Eh, però, insomma, la lingua italiana quando inizia? Cioè, i siciliani scrivevano in italiano, qual è letteratura italiana? Dante stesso usava una superlingua europea. Cioè, quindi, se gli insegnanti hanno contezza, hanno consapevolezza del loro approccio, della loro ottica, allora possono consapevolmente usufruire anche di tecniche, diciamo, storiciste per spiegare magari alcuni fenomeni, ma con una certa consapevolezza. E invece no, è tutto lasciato così, è tutto un implicito. No, mi fai venire in mente una cosa che ho sempre pensato che non hanno mai fatto in nessun liceo, che ho letto per conto mio. Cosa migliore da fare, soprattutto al secondo o al terzo anno di liceo, invece di continuare a rompere i cosiddetti con questi tediosissimi scrittori? Fate leggere alla gente Gadda. Cioè, guardate cos'è davvero la lingua italiana, perché Gadda aveva un'idea che non era affatto banale, che la lingua italiana era talmente dissociata dalla cosiddetta colta parlata e il pasticciaccio in questo senso è molto utile, proprio agli studenti è utile per capire una cosa, piuttosto che De Sanctis, che appunto, oltretutto
c'è anche il dramma, questo è un vero dramma della scuola, che invece di farti leggere una cosa, ti fanno leggere il riassunto di De Sanctis di quella cosa. Cioè, io non so, i gusti tuoi non li conosco, per cui come non li conosco? Uno che non dice, ma perché? Se è veramente valevole, perché bisogna leggere? Forse Dante fuoriesce da questo, in un certo senso si è inventato una roba che sembrava l'italiano. È falso, però è molto plausibile. Ma voglio dire, perché bisogna leggere Manzoni invece che Ippolito Nievo? No. E Però poi, qui appunto qui c'è questa specie di cancrena storicistica. No, Manzoni è stato là per tanti anni, quanto Nievo. sì, sì, esatto. Confessioni di un italiano, che è un libro peraltro bellissimo a mio avviso, nello stesso periodo diciamo della formazione statuale italiana, non vuol dire che non sto a fare Metternich l'Italia, è un'espressione geografica, c'era un senso in cui c'erano gli italiani, grosso modo, nel sud no, ma da Roma in su sì. Per quanto appunto il re parlasse in francese e così via, ma lasciate perdere le finezze. Io farei questo, io direi che esporre dal punto di vista della gente, invece che questa specie di buitoni, nipio, questa specie di mantecato di idiozie, qui ci sono sempre dei racconti, dire alla gente, guardate un po' la letteratura italiana davvero, e poi lasciare che i professori appunto facciano delle scelte. Cioè, è più interessante leggere Nievo che leggere Foscolo. Sono sicuro che molta gente è in disaccordo, ma lasciate che la gente lo faccia. Cioè che i programmi siano anche un effetto in cui ci sono delle linee e si dicono delle cose, cioè non è che tutti devono leggere solo Baudelaire e buonanotte, però lasciate che la gente faccia queste cose. A mio avviso sarebbe molto meglio, non sulle cose dure, nel senso che tutti devono sapere cos'è la meccanica classica di Galilei, perché lì invece non c'è questa cosa di gusto. Cioè, è vero che i piani senza attrito sono quella cosa che funziona in quel modo. Vi piace, non vi piace, è peccato. La realtà è fatta così. Il mondo letterario, che è una finzione ovviamente, è fatto di tanti personaggi, per cui sono sicuro che ci sarà qualcuno che dirà no, è più interessante leggere Verga. Sono convinto. In parte queste cose possono anche riflettere proprio particolarità locali. Cioè Nievo è molto una roba da Lombardo-Veneto, però voglio dire, la coscienza di Svevo, di Zeno, mi scuso, la coscienza di Zeno boh, è austro-italico, ma è una roba molto per conto suo. Eppure, è il mio parere, sulla cosa letteraria veramente mi inchino ad altri. Sono un po' contro l'idea che ci sia un programma, e lì Antonio ha ragione completamente, che è plasmato da questa idiozia di De Sanctis, che magari all'epoca sua era anche più alla moda. Adesso mi sembra francamente, cioè se io dovessi far leggere alla gente una cosa di letteratura italiana contemporanea, gli farei leggere l'italiano Trevisano, è molto, Buonissimo. ma è molto più interessante. Certo, E anche gli studenti capirebbero di più, perché sicuramente. c'erano delle ricostruzioni, se volete, non fasulle, ma artistiche. Non è come leggere i giornali, è leggere un artista che ti parla di tante cose. Cioè, di cosa parla Manzoni? Beh, non esattamente della peste di Renzo, parla di tante cose. Però, appunto, questo è il mio modesto parere. Prego, Antonio. Sì, il problema appunto di questo approccio alla De Santis è che appunto si sceglie Manzoni perché Manzoni è l'emblema di un certo periodo, invece Nievo era un minore, semplicemente per questo. Che poi crea anche dei paradossi, perché poi dopo, allora Foscolo era più romantico, era più illuminista, aveva tre cuori, aveva due cuori, oppure Dante è l'emblema del Medioevo, ma quindi poi Petrarca è più umanista o più medievale. Stessa cosa per Boccaccio, Boccaccio aveva iniziato a studiare il greco, però insomma... Appunto, è questo un po' dove, appunto, nel caso della letteratura lo storicismo cade veramente sulle sue zampe, nel senso che è tutto falso, proprio falso. Cioè non è affatto vero che ne so io, Leon Battista Alberti supera Dante, scrive di un'altra roba, in un altro modo, ti piace, non ti piace, sono giudizi di gusto che una delle cose, se io fossi uno che si occupa di letteratura, cosa che sono un modestissimo lettore delle cose che mi piacciono, quelle che non mi piacciono le butto via dopo 10 pagine perché mi annoio.
letteratura ho un'idea molto chiara, deve essere una cosa che, non dico al 100%, però al 60% mi deve dare un piacere della lettura, altrimenti leggo la settimana di mistica. Cioè, se il problema è cumulare le sequenze di parole di cui poco o nulla me ne cale, no. Però appunto, voglio dire, bisogna leggere Leon Battista Alberti. Beh sì, è molto più divertente di altre cose. Invece no, bisogna leggere queste cretinate che ha detto De Sanctis. De Sanctis all'epoca, questo può sembrare come il giovane avanguardista che vuole tirare i pomodori in marci, non è questo. Però era l'epoca in cui la formazione statuale era tale che questi dovevano un po' inventare un mito risorgimentale. E quindi Manzoni è come Verdi, cioè Fare gli penso italiani, insomma, per gli fare... italiani, gli italiani si devono fare cantando come gli ebrei nella cattività babilonese. Andate a ascoltare Nabucco, non è un caso che tutti scrivano Viva Verdi sul muro, che era sì Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia, però era Viva Verdi, perché questo aveva trovato un modo di dire, senza mai dirlo, vorremmo che ci fosse questa cosa non francese, non prussiana, non austriaca, non borbonica, bla 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 bla. Certo, questo era sensato ai tempi di De Santis, adesso a me sembra insensato. Cioè, questo è tutto qua. Nel caso della letteratura, direi, mentre in filosofia sarei per una lenta ma radicale rivoluzione del modo in cui si fa, non di abbandonare l'idea di storia letteraria fatta a questi qui. Questa cosa si può fare all'università. Chi vuole fare il critico letterario va benissimo, che lega tutto. È una roba paradossale. Io mi ricordo quando io sono andato all'università, e non sto prendendo per il, non sto prendendo in giro, c'erano corsi di storia, della storiografia, della critica filosofica, cioè bisognava vedere come ognuno aveva interpretato quello di prima, perché voglio dire, sì, come il desantismo viene interpretato da un altro mai sentito nominare, da me, e io ho detto, ma non si può occuparsi di una roba seria, no, non capisci. No, difatti non capisco. Però nel caso della letteratura io sarei proprio per dare libertà alla gente, che quello che è avanguardista e modernista faccia leggere Trevisani, ma quell'altro faccia leggere Nievo e quell'altro ancora faccia leggere Manzoni. Non ho veramente nulla contro nessuno di questi, ma il resto sono problemi di incasellamento proprio prodotto da questa mentalità di perversi. Cioè, che ne so, c'è un testo, ma è Petrarca più umanista o più medievalista, ma in corso di transizione verso Esatto. il periodo umanista? Problemi che francamente capisco che in un seminario universitario possono anche essere voci, ma posto a un poveretto di 16 anni, se questo giustamente tira fuori il telefono e comincia a giocare, non ha neanche tutti i torti. Io sono contro i telefoni a scuola, però lasciamo perdere, non hanno neanche tutti i torti i ragazzi. Modesto avviso del sottoscritto, non ho mai insegnato al liceo, per cui mi inchino a chi lo fa che ne sa più di me. Prego. Sono fondamentalmente d'accordo e vorrei adesso occuparmi di un'estensione, cioè che ha avuto anche questa una grossa influenza in Italia, cioè la visione marxista della storia. Ha una relazione con ciò di cui abbiamo parlato finora, cioè Sì, vedere tutto, selezionare come lotta di classe, vedere questo sì, sì. processo, no? Certo che hai ragione, è stato, adesso penso che sia una moda molto scaduta, è un po' come i blue jeans a zampa di elefante, che una volta si usavano, adesso è rarissimo vederli, non so se li vendano ancora, forse sì, ma dubito. Sì, in questo hai ragione, c'è nel marxismo questa, non lo so come metterla, questa suprema arroganza. Marx era più intelligente dei marxisti, va detto. Per cui lui diceva, io ho inventato una cosa particolare, che è la scienza dei rapporti di produzione, in cui una delle merci sia la forza lavoro. Questa sembra una roba un po' tecnica, ma secondo lui ad un certo punto inizia un periodo in cui una delle merci, insieme al sale, all'olio, alle scarpe, al cuoio, alle pellicce, eccetera, 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 quello che è vendibile è tempo, il famoso lavoro salariato, cioè io ti faccio una cosa per 6 ore, per 8 ore e tu mi dai un salario, per il resto sono affari, non sono uno schiavo, in linea di principio posso scegliere io il padrone che voglio,
nel senso che potrei andare da Belfiore, ma potrei andare da Malfiore, che è un altro, perché ho detto, guardi, noi facciamo invece weekend liberi sempre, il venerdì pomeriggio tutti a casa. Ho inventato io la situazione. Marx pensa a questa cosa. Purtroppo Marx, purtroppo, i fatti sono quelli, era uno dei famosi hegeliani di sinistra, perché anche lì dire hegeliani bisogna distinguere, ci sono gli hegeliani di destra e gli hegeliani di sinistra. Marx era uno di quelli di sinistra, il quale, una delle cose che eredita da Hegel è una forma di storicismo, cioè che esista una specie di cosa che sia una scienza della storia che vede come la storia si sviluppa, e secondo lui è il primo paragrafo di uno dei suoi libri. La storia fino ad adesso è stata una storia di lotta di classe. Naturalmente non lo so se ci fosse davvero la lotta di classe nell'Islam classico, cioè, prendete come è stato formato l'Islam, non so cosa voglia dire lotta di classe. Naturalmente Marx è una risposta che trovate in un libro famoso che si chiama Forme che precedono la forma di produzione capitalistica, attualmente nei Grundrisse, in cui appunto riprova a fare quella cosa che Antonio sfotte, io sono largamente d'accordo, che appunto in che schema cade? Allora ci deve essere un modo in cui esiste una società cosiddetta primitiva. I baluba, i cretini sono quasi dei gorilla. Dopo comincia la società schiavile, che sarebbe l'Egitto classico, le grandi civiltà classiche. A questa segue la società feudale, cioè il Medioevo europeo, in cui ci sono le baronesse, i conti, i ducati, la proprietà della terra. E poi comincia questa roba che se la mena all'infinito, la famosa rivoluzione borghese, che non si è capito bene quando comincia, ma insomma, comincia quando finisce il feudalesimo. Naturalmente tutto questo è completamente falso. Come schema di sviluppo della storia è falso. Cioè le società schiavili durano, l'ultimo paese che ha abolito la schiavitù l'ha abolita nel 1993, l'ha abolita legalmente e non de facto, sto parlando dell'abolizione dell'istituto essere schiavi, e così via andando. E che tutto questo, appunto, in base a questa, se volete, ottimista, è che tutto questo comporterà sempre più libertà. Marx aveva addirittura la botta finale che non solo c'era questa specie di progresso, ma c'era addirittura la fine del progresso. Cioè, da un certo punto tutto questo avrebbe cessato d'essere e ci sarebbe, finalmente si respira, una società di liberi e uguali, in cui ognuno farà quello che può fare e riceverà tutto quello che deve ricevere. Non vorrei essere troppo sarcastico, buona fortuna. Questa cosa non si vede. Questo non c'entra niente con l'Unione Sovietica, questo c'entra niente. Marx aveva in testa che ci fosse un mondo in cui la forma della produzione cessasse di essere una forma di dominazione. Se questo sia sensato, ma realizzato di sicuro no, ma se questo fosse una cosa sensata, produttiva, sperabile, ognuno si faccia la sua opinione politica. Però sì, hai ragione, c'è anche il marxismo di quel genere che trovate in moltissime cose, cioè, metà del marxismo si è dovuto arrabattare a come attaccare questa cosa al fatto che non è affatto vero. Cioè, dopo pensate al secolo scorso per gli europei, dopo tanta libertà, la tanto deprecata democrazia liberale di Giolitti, di Bismarck, di Napoleone, non Napoleone I, di Luigi Napoleone. Questi si sono beccati 60 anni di fascismo, che tutto è tranne che lo sviluppo chiaro della democrazia, sia pur liberal borghese, chiamatela come volete. La tanto deprecata democrazia parlamentarista, liberal borghese, questi si sono beccati Salazar, Franco, Hitler, Mussolini e vari altri, i nomi non sono importanti. E naturalmente dopo la democrazia in Cina, più o meno fasulla quanto volete, è arrivato il maoismo, per cui povero Marx si rivolterà nella tomba, aveva ragione lui. Pare che abbia detto una volta, soprattutto ricordatevi che io non sono marxista. Lui diceva di essere uno scienziato di questa cosa particolare, per questo che lui si arrabatta a volte bene, a volte male con l'economia classica. L'economia classica, che vuol dire David Riccardo? L'economia classica è una cosa tecnica, bisogna avere un'idea. Perché pensa che ci sia un modo di criticare questa cosa che dovrebbe dimostrare una cosa. A modesto avviso il sottoscritto non dimostra nulla,
non c'è la scienza dei rapporti di produzione. Penso che ci sia la lotta di classe, ma non è affatto la lotta di classe come l'ha descritta lui. Non è la lotta di classe del proletariato contro il padronato, è la lotta di classe. Cioè e purtroppo ha degli aspetti in cui ha ragione lui, sono degli aspetti in cui se una delle due classi non prevale c'è il disastro. Se continuiamo a scannarci fra i bianchi e i neri, i cinesi e tutti gli altri, può darsi che ci sia anche un disastro. Questo Marx non l'aveva capito. Aveva capito Gramsci, che appunto un po' memore del fatto che stava in prigione aveva notato che molte delle vaghe pie illusioni erano scemenze. Gramsci l'aveva capito. C'è un passaggio molto bello dei quaderni del calcio, sono pubblicati dopo la guerra, quindi molto dopo la morte di Gramsci. C'è un passaggio molto bello che dice: nei periodi di grave crisi il vecchio stenta a morire, c'è questa specie di resistenza. Il nuovo non riesce a nascere e nell'intermezzo solo mostri escono. Se non se ne trova una soluzione, ci sarà la catastrofe di tutti, cioè delle nuove classi emergenti, ma anche delle vecchie, sarà la catastrofe, un ritorno a una specie, non si sa cosa, la catastrofe, lo stato di natura, la barbarie, leggete come volete. Però alcuni di questi avevano capito, Marx no. Marx era molto, se volete, bisogna anche avere un po' di ammirazione per questa gente. Questo è uno che viveva di stenti, era malato tutto il tempo, era solo, gli dava solo i soldi ai suoi amici, cioè non è uno che facesse una vita facile, però ha continuato a battersi fino alla fine con una grande, si può sfottere qui, con una grande speranza che ci fosse un modo scientifico di dire che il mondo in cui saremo più uguali e più liberi arriva, e arriva nello stesso senso in cui la prossima eclisse arriva. Non so quando arriva la prossima eclisse, ma guardate un calendario, c'è scritto, e l'eclisse arriva. E lui pensava che fosse una roba del genere. Difatti, poveretto, l'aveva detto, se pubblicate, lui ha solo curato il primo libro del Capitale, l'unica cosa in cui ci si può fidare. E poi l'aveva detto, vorrei che gli altri due fossero dedicati a chi ha cambiato il mondo, cioè a Darwin. Lui pensava di essere come Darwin, che avesse trovato, mentre Darwin aveva trovato l'evoluzione nel senso della mutazione di specie, lui aveva trovato l'evoluzione della storia. A modestissimo avviso il sottoscritto, che rispetto a Marx è meno che la cimice, non aveva trovato niente. Però, ripeto, questo sarebbe un oggetto di discussione anche con altre persone, cioè, secondo me la scienza della storia è proprio una balla. Dice che la storia è quello che succede, dopodiché si può cercare di capirne di più e di saperne di più, non c'è niente di male in tutto ciò, anzi è bene che la gente lo faccia, voglio dire, piuttosto che raccontare scemenze. Io ho notato con mia nipote che alla domanda banalissima, quando è caduto il fascismo, mi ha detto Candida, Candida, e lì io, ripeto, è una persona di famiglia, non me l'hanno mai detto a scuola. Cioè la gente non sa che il Gran Consiglio ha votato contro il Duce. E domandatevelo fra voi, chi fa il professore, quante persone di così hanno spiegato alla gente che la fine del regime fascista, questa specie di stranissima implosione, in parte d'accordo con i nazisti, cioè tutte le storie che sono, questa la gente non lo sa. La gente, moltissime persone, almeno la mia modesta esperienza è che il fascismo è una specie di roba in cui i cattivi hanno prevalso, ma è esattamente come gli Ixos. Cioè, noi eravamo tranquilli a farci gli affari nostri, in Egitto sono arrivati gli Ixos. Boom. E, insomma, che sia una barzelletta di pessimo gusto. Spero sia almeno a te o agli ascoltatori chiaro. Prego. Sì, ci sono molte cose da approfondire. Beh, sicuramente Marx, cioè adesso non vogliamo fare un processo a persone, ha avuto le sue intenzioni, ha avuto le sue illusioni. Una cosa che mi interessa da questo punto di vista è, ok, Marx, diciamo, interpretava tutto in ottica di lotta di classe, riduceva tutti i fenomeni storici a quel fenomeno. Adesso ci sono anche delle evoluzioni di questa visione, tutti i gender studies, no? Vedono tutta la storia interpretandola nella chiave degli scontri tra uomo e donna. Allora io mi chiedo, queste visioni, diciamo, derivative dello storicismo non ci interessano, però la storia ci interessa. E quindi cos'è la storia? Cioè, come ci possiamo occupare della storia? Cioè, è parlare di re, parlare di battaglie, usare fonti, documenti. Adesso ovviamente sto esagerando No, ma capisco, ma guarda, la domanda a mio avviso è sensata. La storia è l'accumulo di tutto quello che succede. Ci sono delle forme, a mio avviso, sì, ci sono delle forme in cui l'oppressione sessuale ha formato molte società, sì. Se no ci stiamo raccontando delle frottole.
Cioè, i primi paesi che hanno dato l'aborto alle donne chi sono? Non sono affatto le democrazie liberali, eh? Attenti. Sono la Turchia e l'Unione Sovietica. Cioè, Mustafa Kemal e Vladimir Ilyich, meglio noto come Lenin. Per cui e le donne hanno, a mio avviso, perfettamente ragione di battersi su questa cosa. Il problema è che, e lì hai ragione tu, sto cercando di essere il più possibile, non per fare dibattere tutti i chiodi, ma di essere equilibrato. Se la storia è un insieme di cose, i fattori sono tantissimi. Cioè, ad esempio, nel caso di Marx, che è il caso più tipico, benissimo, la storia fino ad oggi è stata storia di lotta di classe. Professore, no. La storia fino ad oggi è l'intreccio, a essere molto, molto, molto generosi, fra le lotte di classe e meccaniche di potere. Cioè, metà della storia europea sono i francesi e i tedeschi che si danno martellate in testa. Le classi c'erano in tutti e due i posti, cioè c'erano gli operai tedeschi e c'erano gli operai francesi, come c'era il padronato tedesco e c'era il padronato francese, e via, via, via. Eppure si davano martellate in testa. Adesso, per fortuna, un po' meno. Ma fenomeno recente, si sono martellati per 6 secoli. E per cui voglio dire, cioè, in che senso la lotta di classe, la conquista, esempio, la Turchia moderna è l'effetto della crisi dell'impero cosiddetto bizantino dall'invasione dei mongoli, e la lotta di classe che c'entra, cioè i mongoli sono andati a cavallo dalla Mongolia interiore fino all'Anatolia. Professor Marx, la lotta di classe dov'era? Chi era? Che i poveri erano i bizantini e i ricchi, o viceversa, o nessuno dei due? No, io sono un po' fasulle. Se dovessi rispondere in una battuta, che è molto difficile, però la storia è una roba estremamente multipolare, certo che c'entra il genere. Una delle cose che succede, ed è per questo che la storia è interessante, perché ad ogni generazione viene riscoperto un nuovo angolo a cui guardare. No, è solo di recente che ci siamo accorti di quanto contano i fattori puramente tecnici. Chi guarderà a me, almeno a te, tu vivrai molto più a lungo e vedrà che una delle cose straordinarie è che le macchine hanno cambiato una cosa, cioè i computer ci hanno cambiato, il fatto che stiamo parlando io e te. Marx non poteva fare zoom a Engels. Scusa Friedrich, ho un problema quando vorrei farti delle domande. Ma questa non è una battuta. Cioè, il fatto che ci fossero degli sviluppi che nascono dalle robe talmente particolari, cioè che Turing aveva idea sui numeri computabili, cioè non sto ad andare sulle parti tecniche, ma questo sarebbe da spiegarlo, lì c'era la gente. Ad esempio, le storie delle tecniche, ma anche delle tecniche proprio banali, cioè perché uno dei cambiamenti delle storie umane è l'uso dell'utensile. Finché bisognava tirare fuori ogni pomodoro con le mani, è una fatica. Quando hanno fatto le moto telematiche il mondo è cambiato. Quando sono nati i computer è cambiato il mondo. È cambiato il mondo bancario, è cambiato il mondo dell'illustrazione, è cambiato il mondo dell'editoria. Sto dicendo delle cose assolutamente banali, ma voglio dire, professor Marx, la lotta di classe cosa c'entra? Non è che Microsoft è il padrone, no, c'è un padrone di Microsoft, sono i suoi azionisti, non è che Microsoft è il padrone e gli utilizzatori sono gli operai, è falso. Per cui la storia è una componente di tante cose, hai ragione tu, il sesso è una, ma non è affatto l'unica. Alcune sono delle cose estremamente tecniche, il modo ad esempio in cui i sistemi giuridici evolvono, cioè, l'idea che ci sia ad esempio una forma di potere che non è eletto da nessuno ma che ha potere. Cioè, il procuratore della Repubblica della città dove tu abiti è un signore che non è eletto da nessuno, ha vinto un concorso, è esattamente come un professore di liceo, ha un potere enormemente più elevato del professore di liceo. Questa cosa è evoluta. Chi è la lotta di classe in questa storia? Modesto parere del sottoscritto. Se vuoi un'altra occasione parleremo di Marx, perché lì bisognerebbe essere molto più pignoli. Mi Beh, scuso la parola che è pessima, ma è questa, perché Marx era una roba, innanzitutto Marx era una specie di mare magnum, uno di questi grafoni, non faceva altro tutta la vita. Metà della sua vita l'ha passata a British Museum a scrivere, 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 per cui un po' così. Però questo è il mio avviso. bene, dunque io direi che diciamo che il discorso ha trovato una sua conclusione. Ci sarebbero ovviamente molti approfondimenti da fare, ma secondo me i punti chiave sono stati risolti. Quindi io ringrazio moltissimo il professor Parma per la sua disponibilità e spero in futuro di poter avere dei nuovi argomenti di discussione stimolanti. No, il mio parere è questo: se io in generale rimango disponibile, ci metteremo d'accordo sulla logistica per ragioni di orario, eccetera.
Però su alcuni argomenti di questi sono approfondibili. Sulla scuola, invece che sia tempo e ora di dargli una bella mietitura, ecco, non la distruzione, è bene che ci siano le scuole, ma mentre giustamente, voglio dire, anche quando io ero al liceo, l'hanno accennato, ho detto, guarda che c'era la fisica classica, però ci hanno detto cosa ha fatto Einstein e poi il professore che è una brava persona ha detto, attenti però, la meccanica quantistica crea una specie di zeppa nel meccanismo non banale, l'ha solo accennato perché non avevamo sufficienti strumenti dal punto di vista storico e matematico, però è stato accennato, mentre voglio dire, ecco, non so quanti al liceo hanno detto guardate che c'è anche Judith Butler, penso pochi, però mi scuso, se vuoi su questa cosa ti invito o a pensare ad altri argomenti, io rimango disponibile, ma anche ad approfondire uno di questi. Marx se lo merita perché a me personalmente è simpatico, era uno odioso, proprio odioso, come trattava gli anarchici, uno faceva schifo, una specie di bestia di potere e le ha perse tutte, però voglio dire, cioè, questi qua famosi che avete visto sui fumetti, Bakunin e Kropotkin, erano gli amici di Marx, perché lui si era convinto che questa roba fosse una scienza che gli anarchici fossero scientificamente confusi. Mi arresto perché se la cosa ti interessa, Antonio, ci ricontattiamo Assolutamente, per email. assolutamente. Grazie e buon pomeriggio. Grazie anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie. Ciao Antonio.